saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo l'esordio di una band bolognese nata di recente, con un po' troppa carne al fuoco, ma anche diversi spunti interessanti e promettenti. Un'apocalisse maestosa, così si può riassumere in breve Elegy from a Dying World degli Obsidian Fall. Apocalisse perché il disco, pur non essendo un concept, a livello di testi ha comunque un filo conduttore che parla di catastrofi naturali, di decadenza della società. La maestosità si ritrova invece nella varietà dei suoni presentata da questo gruppo, nato nel 2023 a Bologna e che ha debuttato proprio con l'album di oggi lo scorso 7 marzo. Al suo interno, gli Obsidian Fall suonano un genere che all'inizio, per ammissione del gruppo stesso, era orientato al melodeath, ma che col tempo si è molto evoluto. Ora la base di partenza è un metalcore molto melodico, grazie alla forte componente sinfonica che lo ingentilisce e alla cantante Mira, già sentita in passato nei Calà. A volte usa uno scream acuto, in linea col genere, ma più spesso le sue linee vocali sono pulite e melodiose. A ciò si unisce poi un lato progressive altrettanto blando e melodico, specie a livello di musica. Non mancano ritmi scomposti e qualche tecnicismo, ma sono rari. Piuttosto, nella musica di Elegy from a Dying World, il genere si esplica nelle 1000 sfumature delle atmosfere, in continuo cambiamento. Proprio queste ultime sono il punto di forza degli Obsidian Fall, insieme all'ottimo gusto melodico. Dovendo giudicare i bolognesi solo per questi due fattori, il giudizio sarebbe soltanto positivo. Purtroppo però in questo esordio il gruppo tende a infilare anche tanto altro, fino all'eccesso. Il risultato è che se ascoltata a sé stante, ogni canzone ha un suo motivo di essere, con belle melodie e ottimi passaggi. Nel complesso, nei 50 minuti di Elegy from a Dying World ci si perde, colpa di una certa ridondanza di contenuti, specie nella base metal, e dell'immaturità del gruppo, che a volte smarrisce la direzione. Specie quando mette troppa carne al fuoco e riempie i propri brani di decine di passaggi, rendendoli a volte spaesanti. È un po' un peccato, contando comunque che agli Obsidian Fall non manca talento come musicisti e come compositori. Quando riescono a focalizzare bene i loro sforzi, creano dei piccoli gioielli, come l'iniziale Smash the Synergy. Mostra già le principali caratteristiche dei bolognesi, come le orchestrazioni dei ritornelli catchy che con la voce pulita maschile ricordano da lontano gli Arcturus, oppure le strofe più dure, o ancora le venature proprie. Oppure possiamo citare Amber, che vive alla grande sul contrasto tra momenti belli estremi, tra i più cattivi del disco, e aperture melodiche molto orecchiabili. O ancora, non possiamo evitare una menzione a Chase. Pur non essendo immediata, vive bene sulle sue melodie, specie a livello vocale e di orchestrazione, che spesso creano un'atmosfera immaginifica, sognante e dolce a modo suo. Il media di Elegy from a Dying World è però rappresentato da Surviving the Aftermath e da Interstellar. La prima è contorta, un'evoluzione costante, architettata però tanto bene da colpire in quasi ogni suo momento e in ogni sua transizione. La seconda invece è una lunga suite piena di sostanza, specie quando gli Obsidian Fall puntano sull'armonia e su atmosfere espanse, spaziali. Ne risulta un bel affresco lungo quasi 11 minuti, ma con giusto qualche raro momento morto. Degni di nota anche i due intro e outro speculari, The Invention of Hate e The Invention of Love. In particolare, il primo si segnala per le sue belle dissonanze, mentre il secondo è dolce e romantico come indica il titolo. Per concludere, Elegy from a Dying World non è clamoroso né memorabile, ma come esordio non è affatto male, anzi, riserva tante sorprese interessanti, oltre a un livello quasi sempre buono. Ovvio, gli Obsidian Fall devono ancora crescere se vogliono sfruttare quanto di valido sentito qui, in qualcosa di meno eccessivo e più focalizzato. Le possibilità però ci sono tutte. In definitiva, quello di oggi è un disco non solo consigliabile a chi ama il metal moderno, ma anche molto promettente per il futuro dei bolognesi. Voto di Heavy Metal Heaven 78 su 100. Per oggi abbiamo concluso. Se ti è piaciuta la recensione puoi metterle il like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Puoi trovare i link qui sotto, in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!